Ciao a tutti, oggi parliamo di una delle complicanze più drammatiche che può capitare ai nostri gatti e sto parlando del tromboembolismo aortico nel gatto. Prima di iniziare questo video vi ricordo che se non siete iscritti a questo canale iscrivetevi qua sotto. In questo canale cerco di trattare le patologie del cane e del gatto, cerco di darvi sempre delle curiosità, dei consigli e magari anche accendervi delle lampadine, quindi voi nel guardare il vostro animale magari riconoscete alcune situazioni e portate il vostro gatto, il vostro cane al medico veterinario e riuscite magari a guadagnare quei giorni, quelle settimane che invece avreste perso perché giustamente non conoscete la patologia. In più, se volete sostenere questo progetto, ricordo di mettere sempre mi piace al video e se avete delle curiosità relative a questo video, questo argomento, lasciatelo nei commenti qua sotto. Altrimenti, se avete altre tipologie di curiosità relative ad altre patologie, lasciatelo pure sempre nei commenti, che io poi o vi linko il video già fatto oppure vi faccio un video apposta in relazione all'argomento di cui avete parlato nel commento. Tromboembolismo aortico è una complicanza fondamentalmente molto spesso di una patologia, di una miocardite ipertrofica che colpisce il gatto. Diciamo la prima patologia. Può esserci anche un tromboembolismo aortico anche in corso di carcinoma polmonare. L'ipertiroidismo poi ovviamente è una delle patologie metaboliche che può dare problemi poi a livello cardiaco e quindi può predisporre poi successivamente anche il tromboembolismo, però di solito è la miocardiopatia ipertrofica, poi un carcinoma polmonare. Nella mia carriera ho trovato anche il tromboembolismo aortico in corso di carcinoma polmonare nel gatto, quindi è presente. Cosa succede fondamentalmente? Si formano dei trombi a livello, in corso di miocardiopatia ipertrofica, si formano dei trombi a livello di atrio sinistro, cuore sinistro, che poi prendono l'aorta e di solito si bloccano a livello della biforcazione delle arterie iliache. E lì fondamentalmente cosa crea? La presenza di un trombo che occlude completamente molto spesso queste vene, la paralisi completa degli arti posteriori. A volte può essere monolaterale, a volte bilaterale, dipende dove si ferma il trombo. Se abbiamo quella bilaterale abbiamo praticamente tutti e due gli arti che a un certo punto il gatto improvvisamente smette di camminare e si trascina gli arti, vocalizza tantissimo perché è molto dolorosa e voi di solito nel prendere il gatto e toccare gli arti sentirete che rispetto per esempio agli arti anteriori sono più freddi perché non passa più sangue. Quindi abbiamo anche a livello di polpastrelli, vedrete che i polpastrelli avanti sono più scuri rispetto a quelli invece dei posteriori, che invece sono chiari, molto chiari, proprio perché non arriva sangue. In quel caso lì prendere il gatto e portarlo subito al medico veterinario, perché il tromboembolismo aortico è una delle emergenze. In veterinaria non è che ci sono tantissime emergenze, ma questa è una delle emergenze, quindi se succede una situazione del genere si prende il gatto e si porta. Molto spesso il proprietario sospetta che il gatto abbia avuto un trauma, soprattutto se il gatto è uscito, sospetta che abbia avuto magari un investimento, e ovviamente può essere. Come fa il veterinario poi a diagnosticare chiaramente se è un tromboembolismo aortico, un trauma spinale? Chiaramente ci sono alcune cose da fare. Per esempio, ripeto, molto spesso la presentazione è abbastanza singolare, nel senso che di solito nel tromboembolismo aortico il dolore è elevatissimo e nel trauma spinale può essere che non ci sia estremo dolore, può essere, perché dipende poi quando succede, però il tromboembolismo aortico veramente il gatto vocalizza tantissimo, come il proprietario proprio si spaventa nel vedere il gatto in quella situazione. Il veterinario chiaramente ascolterà il cuore, eseguirà magari un ecocardio per verificare il cuore, oppure vedrà anche molto spesso ci sono dei segni secondari della miocardio ipertrofica, quindi difficoltà a respirare. Lì a volte è un po' più complesso, perché se il gatto ha estremo dolore può ovviamente andare in polipnea e quindi mimare anche dei segni cardiaci avanzati.
Una cosa chiaramente che, come vi ho detto, aiuta è il fatto che di solito gli arti sono freddi, e soprattutto se è monolaterale avremo un arto freddo e l'altro caldo posteriori. E nella paralisi tendenzialmente questo non avviene, nel trauma spinale questo di solito non avviene. Inoltre come ho detto, i cuscinetti hanno un pallore, il pallore del cuscinetto rispetto per esempio agli anteriori, oppure se è monolaterale uno rispetto all'altro. Poi una cosa che si può fare è eseguire la glicemia, e di solito se è monolaterale un arto avrà una glicemia normale e l'altro una glicemia bassa, oppure gli arti colpiti hanno la glicemia bassa e il sangue di tutto il resto del corpo ha una glicemia alta, proprio perché c'è un blocco, quindi non arriva sangue, quindi cala la glicemia, viene consumata chiaramente. Una volta diagnosticato, cioè che il problema è la trombosi, il tromboembolismo aortico, ripeto, di solito la prima causa è una miocardiopatia ipertrofica, la seconda causa è un carcinoma polmonare, quindi in base anche a che cosa ha causato questo, la prognosi sarà chiaramente diversa. Di solito la prognosi del tromboembolismo aortico è spesso infausta, nel senso che in primis si gestisce il dolore, il gatto deve essere ricoverato e poi si utilizzano dei farmaci sia per ridurre l'aggregazione piastrinica, sia per creare una lisi della fibrina e quindi la distruzione del trombo, aiutare chiaramente il trombo a distruggersi, e poi in una seconda fase anche utilizzare anticoagulanti per evitare chiaramente la formazione di nuovi trombi. Molto spesso, se i gatti superano la fase acuta, poi vengono gestiti a casa attraverso farmaci per evitare la formazione di trombi, però molto spesso purtroppo la prognosi è infausta e questi gatti non ce la fanno. Esistono dei farmaci fortunatamente adesso che ci aiutano nella gestione del tromboembolismo aortico, però rimane sempre una patologia molto grave, molto drammatica e acuta, improvvisa, e quindi spero che in questo video vi abbia dato quelle informazioni che, se vedete veramente il vostro gatto improvvisamente cominciare a vocalizzare e vedete che cammina con gli anteriori e posteriori, se li trascina, pensate subito al trombolismo aortico, portatelo subito, perché lì ovviamente è un'emergenza da portare immediatamente, che sia alle 2 di notte, alle 3 di notte, sabato, domenica, Natale, Pasqua, prendete e portate il gatto, perché è una cosa che chiaramente va vista immediatamente. Anche ovviamente un trauma spinale, però ripeto, il tromboembolismo aortico ha questa caratteristica che è molto doloroso e quindi il gatto veramente sta malissimo, e quindi bisogna subito portarlo per ridurre il dolore, perché il dolore chiaramente è estremo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.